Ciao, benvenuti su Storie di Tradimento. Prima di iniziare, sarebbe molto apprezzato se vi iscriveste al mio canale, metteste mi piace al video e lasciaste un commento qui sotto. Questi semplici click significherebbero molto per il futuro di questo canale e ricompenserebbero davvero lo sforzo che metto ogni giorno. Ora, senza ulteriori indugi, iniziamo. Non avrei mai pensato di trovarmi su un canale come questo a sfogare il mio cuore con degli sconosciuti. Eccomi qui, disperato, in cerca di qualcuno che ascolti e capisca il dolore che sto attraversando. Non l'ho detto a nessuno, neppure ai miei amici più cari o alla mia famiglia. Sono un ingegnere di rete di 38 anni che vive a Orlando, in Florida. Mia moglie ha 36 anni e lavora come assistente infermiera in un ospedale locale. Siamo sposati da 15 anni e non abbiamo figli. È sempre stata appassionata del suo lavoro e l'ho sempre supportata in ogni passo. Il nostro matrimonio non era perfetto, ma credevo fossimo felici. Avevamo alti e bassi come qualsiasi coppia, ma riuscivamo sempre a risolvere i problemi. Solo più tardi mi sono reso conto di quanto mi sbagliassi. Tutto è iniziato circa 6 mesi fa, quando mia moglie ha cominciato a fare turni extra in ospedale. Ha detto che mancava personale e che avevano bisogno di tutto l'aiuto possibile. La paga per gigli straordinari era buona, così all'inizio non ci ho pensato molto. Sapevo quanto fosse dedita al suo lavoro e quanto tenesse ai suoi pazienti. Mia moglie era sempre amichevole, ma poi ho iniziato a notare cambiamenti nel suo comportamento. È diventata distante, sempre al telefono o al computer, anche quando eravamo insieme. Ha iniziato a vestirsi in modo diverso, comprando vestiti nuovi e mettendo più trucco. È diventata anche più riservata, proteggendo i suoi dispositivi con password e rispondendo alle chiamate in un'altra stanza. Questo era qualcosa che non aveva mai fatto prima. Ho cercato di parlarle, ma ha liquidato tutto dicendo che era solo lo stress del lavoro. Volevo crederle, ma il mio istinto mi diceva che c'era qualcosa che non andava. Una sera, mentre mia moglie era sotto la doccia, il suo telefono ha vibrato con un messaggio. Non volevo curiosare, ma la curiosità ha avuto la meglio. Ho sentito il mio mondo crollare mentre elaboravo ciò che vedevo. Era un messaggio da un uomo, ed era chiaro che erano più che amici. Ho affrontato mia moglie quella notte, e lei è crollata in lacrime, ammettendo che aveva avuto una relazione con questo uomo, un medico dell'ospedale dove lavorava. Ha detto che era iniziata come un semplice flirt, ma era rapidamente degenerata in qualcosa di più. Ero devastato, mi sentivo tradito, arrabbiato e con il cuore spezzato tutto insieme. Non riuscivo a credere che potesse farmi questo. Quella notte sono uscito dal nostro appartamento, rimanendo a casa di un amico mentre cercavo di elaborare tutto. Mia moglie mi ha implorato di tornare a casa, promettendo che aveva chiuso con quest'uomo e che voleva lavorare sul nostro matrimonio. Non riuscivo a guardarla senza vedere il tradimento nei suoi occhi. Ho usato il lavoro come una benda per coprire le ferite, dedicandomi al mio impiego con una nuova intensità. Ma il tradimento era sempre lì, in agguato nel retro della mia mente. Non riuscivo a mangiare, dormire o concentrarmi su niente. Ho iniziato a scavare nella relazione di mia moglie, alla disperata ricerca di risposte. Ho violato il suo indirizzo email e i suoi account social, cercando qualsiasi indizio su quanto tempo fosse durata e quanto fosse seria. Quello che ho trovato mi ha fatto venire la nausea. La relazione andava avanti da mesi, con innumerevoli email e messaggi scambiati tra loro. Si erano persino incontrati durante i suoi turni in ospedale, trovando stanze vuote per incontri fugaci. Ma la parte peggiore erano le foto. Mia moglie aveva inviato a quest'uomo immagini esplicite di se stessa, posando in lingerie e completamente nuda. Era la stessa lingerie che le avevo comprato per il nostro anniversario, quella che aveva detto di voler conservare per un'occasione speciale. Ho affrontato di nuovo mia moglie, stavolta con le prove. Lei non ha neppure cercato di negare tutto, è crollata in lacrime e ha chiesto perdono. Diceva che aveva chiuso definitivamente con quest'uomo e voleva andare in terapia di coppia per cercare di salvare il nostro matrimonio. Ho accettato di andare in terapia, ma più per me stesso che per lei. Avevo bisogno di aiuto per elaborare le mie emozioni e capire cosa volevo fare dopo.
La terapeuta mi ha aiutato a comprendere che la relazione extraconiugale di mia moglie non riguardava me o qualcosa che avevo fatto di sbagliato, ma era dovuta alle sue insicurezze ed egoismo. Dopo alcuni mesi di terapia mi sono reso conto che non potevo rimanere nel matrimonio. La fiducia era svanita, frantumata oltre ogni possibile riparazione. Ogni volta che guardavo mia moglie vedevo solo il tradimento. Ho chiesto il divorzio, citando l'infedeltà come motivo. Mia moglie non ha contestato nulla, sapendo di essere nel torto. Abbiamo diviso i nostri beni in modo equo, senza alcuna reale disputa su chi dovesse ottenere cosa. La parte più difficile è stata dirlo alle nostre famiglie. Erano scioccate e rattristate dalla notizia, ma alla fine hanno sostenuto la mia decisione. Mia madre l'ha presa particolarmente male, essendo sempre stata molto vicina a mia moglie. Man mano che le procedure di divorzio si concludevano, ho iniziato a sentire un senso di sollievo, come se un peso fosse stato tolto dalle mie spalle. Potevo finalmente iniziare ad andare avanti con la mia vita, a guarire dal dolore del tradimento di mia moglie. Ma andare avanti non è stato facile. Mi sono ritrovato a lottare con problemi di fiducia. Mettevo in discussione ogni interazione che avevo con le donne. Mi sono immerso in qualsiasi tipo di attività potessi trovare. Sono andato a fare bowling, passeggiate, lunghi viaggi, senza una vera destinazione. Ero dappertutto, qualsiasi cosa pur di tenere la mente occupata. Non è stato fino a un anno dopo il divorzio che ho iniziato a sentirmi di nuovo me stesso. Ho iniziato ad andare in palestra, a mangiare più sano e, per quanto strano possa sembrare, sono andato al supermercato e ho preso l'abitudine di dire ciao alle donne. Dire semplicemente ciao ha aumentato un po' la mia fiducia. Ho persino iniziato a frequentare di nuovo, con cautela all'inizio, ma alla fine mi sono aperto all'idea di una nuova relazione. È così che ho incontrato una nuova donna. Era un insegnante in una scuola elementare locale e ci siamo conosciuti tramite un amico comune. Abbiamo legato immediatamente, condividendo il nostro amore per i film horror ed azione. Questa donna era tutto ciò che mia moglie non era: gentile, onesta e incredibilmente fedele. Aveva già attraversato un divorzio, quindi capiva il dolore e i problemi di fiducia che comportava. Abbiamo preso le cose con calma, entrambi titubanti nel lanciarci subito in qualcosa di troppo serio. Ma con il passare dei mesi mi sono ritrovato a innamorarmi sempre più di lei. Non è stato fino al nostro primo anniversario che mi sono reso conto di essere pronto a fare il prossimo passo. Ho pianificato una fuga per il fine settimana in una delle spiagge, in un resort di lusso, con una cena romantica e un anello. Quando mi sono inginocchiato e ho chiesto alla mia nuova moglie di sposarmi, sapevo di aver preso la decisione giusta. Ha detto sì, immediatamente, con le lacrime che le rigavano il viso. Mentre iniziavamo a pianificare il nostro matrimonio, non potevo fare a meno di riflettere su quanto lontano fossi arrivato. Solo pochi anni prima ero al punto più basso della mia vita, tradito e col cuore spezzato dalla donna con cui pensavo avrei trascorso il resto della mia vita. Ma ora ero più felice che mai. Avevo trovato di nuovo l'amore con una donna che capiva e apprezzava davvero chi ero. Avevo una nuova prospettiva sulla vita, una seconda possibilità di essere felice. Ripensando al passato, ho capito che il tradimento di mia moglie è stato un punto di svolta nella mia vita. Mi ha costretto a confrontarmi con le mie stesse insicurezze e a lavorare su me stesso in modi che non avevo mai fatto prima. Mi ha mostrato che ero più forte di quanto avessi mai pensato. Ho ancora i miei momenti di dubbio e paura, ma ora so che posso superare qualsiasi cosa la vita mi metta davanti. Ho gli strumenti e il sistema di supporto per affrontare anche i momenti più difficili. E mentre sono all'altare, guardando negli occhi la mia nuova moglie e pronunciando i miei voti, so che sono esattamente dove dovrei essere. Sono amato, sono felice e sono pronto per qualsiasi cosa il futuro abbia in serbo per me. A chiunque stia attraversando una situazione simile, voglio dire che non siete soli. Il tradimento è un dolore come nessun altro, ma non è la fine della vostra storia. Avete la forza dentro di voi per superarlo, per guarire e trovare di nuovo la felicità. Non sarà facile e non accadrà dall'oggi al domani. Ma con tempo, introspezione e un buon sistema di supporto potete emergere più forti.
Non abbiate paura di chiedere aiuto, che sia attraverso la terapia, amici e familiari o anche canali online come questo. Circondatevi di persone che vi sostengano e credano in voi e soprattutto non rinunciate all'amore. Potrebbe sembrare impossibile ora, ma vi prometto che c'è qualcuno là fuori che vi amerà come meritate di essere amati, qualcuno che vi apprezzerà e vi amerà per quello che siete. Continuate a spingervi avanti, un giorno alla volta. Continuate a credere in voi stessi e nel potere della vostra stessa resilienza. Ce la potete fare e non siete soli. Per quanto mi riguarda, sono entusiasta di questo nuovo capitolo della mia vita. So che ci saranno sfide e ostacoli, ma so anche di avere la forza per affrontarli. Sono grato per le lezioni che ho imparato, per la persona che sono diventato e per l'amore che ho trovato. Sono pronto ad abbracciare tutto ciò che il futuro ha in serbo, sapendo che sono esattamente dove dovrei essere. E alla mia ex moglie, se stai leggendo questo, voglio che tu sappia che ti perdono, non per te, ma per me stesso. Ti perdono perché aggrapparmi alla rabbia e al risentimento mi fa solo male alla fine. Spero che tu trovi la felicità e la pace che cerchi e che impari dagli errori del passato. Grazie per aver ascoltato la mia storia. Spero che porti conforto e speranza a chiunque stia attraversando una situazione simile. Ricordate, non siete soli e supererete tutto questo. Fidatevi della vostra capacità di resistere a qualsiasi tempesta, sapendo di avere il coraggio e la forza per superare anche le sfide più grandi. Giorni migliori ci attendono. Grazie per aver ascoltato la mia storia. Alla prossima!